Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale, vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 17 al 31 maggio, dove troveremo la luna piena in Sagittario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso ovviamente andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, cosa aspettarci da questa luna piena in Sagittario? Ovviamente tutto il periodo sarà molto intenso e poi troverà culmine proprio nella luna piena ed è un periodo di grande ottimismo, fiducia per il futuro, anche di entusiasmo per nuove esperienze, nuove avventure, viaggi e conoscenza. La comunicazione sarà molto vivace, socievolezza, buon umore e anche un'energia molto alta, con voglia di migliorarsi e di cogliere quelle bellissime sensazioni di libertà e di leggerezza. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza o alla difficoltà, nel mantenere i propri impegni, soprattutto quelli a lungo termine, l'incostanza nel portare avanti le idee, i progetti, eccessivo dispendio di energie e attenzione a non prendere decisioni impulsive, affrettate e rischiose. Andiamo a vedere adesso il vostro primo oracolo. Ci fa un po' il punto della situazione, nel senso intorno al 17 maggio, dove ci troviamo, magari quali possono essere le sensazioni, le emozioni, anche gli eventi intorno a noi. Parte proprio con questo messaggio del lavoro sulle ombre, non mi voglio dilungare troppo, magari per chi già conosce il lavoro sulle ombre e lo sta già, facendo, allora siete magari già a buon punto. Lavoro, sulle ombre in senso molto stretto e riguardo anche a questa carta ci fa capire che molto probabilmente siamo influenzati dal passato o da qualcosa che ci impedisce di andare avanti e allora quindi abbiamo bisogno di scavare le cause alla radice di alcuni problemi, di alcune cose che stiamo vivendo nel presente. Ci parla anche di affrontare le nostre esperienze represse, di liberarci di ferite, proprio per avviare una nuova fase, un nuovo inizio e soprattutto la nostra guarigione. È vero che si tratta dal punto di vista interiore, forse psicofisico, anche può riguardare delle cose esterne e quindi se siamo bloccati nel lavoro o nella vita sentimentale, nelle relazioni in senso lato, eccetera. Quindi, anche situazioni pratiche, anche lì dobbiamo andare proprio a scavare. Probabilmente c'è un qualcosa che abbiamo trascurato, un qualcosa che ci portiamo dietro e quindi ci fa da impedimento e da blocco. Capire queste cose secondo me è fondamentale e quando arrivano messaggi del genere vuol dire che questo è il momento giusto per farlo, proprio per andare a cogliere al meglio delle energie che, come abbiamo visto sin dall'inizio, in realtà sono abbastanza positive con la luna piena in Sagittario e infatti se, ci mettiamo subito nel giusto percorso, questa luna nuova, la carta appunto, ci sta dicendo che sì, è vero, magari possiamo essere anche un po' in ritardo, ma non ha importanza, ha più importanza il fatto di andare a cogliere delle nuove idee, qualcosa di innovativo, di diverso, delle novità in arrivo e quindi favorire inizio e positività, andando a stabilire dei nuovi traguardi, oppure cercare di utilizzare al meglio le nostre energie, soprattutto quelle di attrazione, di prepararci ad accogliere
un qualcosa di bello, di positivo o qualcosa che ci spinge ad andare avanti, però nel modo migliore possibile. Quindi di avere una mente aperta e magari credere maggiormente in se stessi. L'altro messaggio arriva dall'ultimo quarto. Questa ci consiglia di valutare il nostro percorso, le nostre abitudini, probabilmente si riallaccia anche a quello che abbiamo visto, e cioè di valutare le nostre abitudini, ma soprattutto gli schemi limitanti, di considerare cosa va bene e cosa no, quindi cosa tenere, in che cosa perseverare e cosa lasciare andare. Quindi c'è un momento per lasciare andare un qualcosa. Se c'è stata una perdita, se c'è una difficoltà, abbiamo visto un possibile blocco, è il momento per farsi coraggio e per pensare effettivamente che cosa fare per migliorare le cose, quindi accogliere questa energia proprio per approfittarne. Adesso andiamo a vedere i messaggi dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo quali altri messaggi arrivano. Il primo è il mago della pioggia. Secondo me c'è perfettamente con quello che stavamo dicendo, perché parla di manifestazione, in modo consapevole, di agire per il bene, di fare un atto creativo. Creativo io non mi riferisco solo all'arte in sé per sé, potrebbe essere anche un consiglio giusto, un percorso da perseguire, però soprattutto ha a che fare con il nostro potere personale, con la consapevolezza profonda di noi, del nostro ruolo e di accettare, cioè riconoscere il valore, non solo di noi stessi, però riconoscere quello che abbiamo intorno a noi. Ci parla anche del nostro potere, nel senso che abbiamo la possibilità di fare le cose, di collaborare con il divino, però in pratica anche l'universo stesso ha bisogno del nostro lavoro, del nostro impegno, cioè non è che può fare tutto da solo, c'è bisogno di sinergia, di lavorare insieme, di collaborare, e quindi magari è anche propenso a darci delle opportunità, però in qualche modo siamo anche noi che dobbiamo fare dei cambiamenti. Forse questa lettura vi sta spingendo anche ad acquisire maggiore lucidità e chiarezza, cioè di accettare alcune cose per quelle che sono, perché questo vi permetterà di vedere ciò che non appare subito, quindi di cogliere quelle intuizioni per fare chiarezza nel buio, di accettare la parte in ombra o di accettare un qualcosa che non sta funzionando, quindi senza ostinarsi eccessivamente, ma trovare buon senso nella confusione per andare a seguire quella luce che ci aspetta. Quindi andiamo a cogliere quei messaggi nascosti, quelle cose che forse sono già dentro di noi, che però facciamo fatica ad accettare, a cogliere, ma in realtà, se andiamo a vedere, noi già abbiamo le risposte dentro di noi, solo che le dobbiamo tirare fuori, perché non basta averle ed essere consapevoli, basta, non basta più, appunto, serve agire, essere pronti ad avere il coraggio di agire. E il testimone, l'ultima carta, infatti parla di ascoltarsi, però di essere presenti nel momento che viviamo, quindi di compiere gesti quotidiani consapevoli, di attivarci, di ispirarci, di anche questa, di ricevere messaggi intuitivi, però trovare forza nell'azione, andare a cogliere e seguire quell'impulso di cambiare e quindi di non fermarsi, lasciar che le cose possano accadere intorno a noi, non in modo passivo, però alcune cose sappiamo che più di tanto non possiamo cambiare, ma possiamo cambiare il modo di affrontarlo, e invece cercare di aver coraggio di prendere in mano la nostra vita, soprattutto in quelle situazioni più complesse. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello mensile e settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!